Ciao bellissimo mondo della skincare. Oggi voglio parlarvi di fattori di crescita. Ultimamente si parla tantissimo, sicuramente ne avete sentito parlare e diciamo che a breve sicuramente vedremo spopolare questi attivi dentro ai nostri cosmetici. Quindi io mi sono informata e volevo fare un video per voi e vi farò vedere anche il prodotto che io sto utilizzando da più o meno un mese e vi voglio insomma far vedere come mi trovo e di che cosa stiamo parlando. Che cosa sono fattori di crescita? Non sono nient'altro che delle proteine che riescono a mandare dei messaggi, cioè le nostre cellule hanno delle membrane, sopra queste membrane ci sono dei recettori, quindi queste proteine riescono a dire alla cellula: oh, svegliati, moltiplicati, prolifera, oppure produci determinate sostanze. Diciamo che la prima volta che fu scoperto il fattore di crescita fu grazie a Rita Levi Montalcini nel 1951, quindi diciamo tantissimi anni fa. Sicuramente non era per uno scopo cosmetico, ma per altri studi. Lei insieme a un altro scienziato fecero questa scoperta. Quindi poi il mondo della cosmesi ha detto: ma perché non utilizziamo anche noi i fattori di crescita, perché possono aiutare la nostra pelle a diventare più bella, più tonica, senza le rughe, più luminosa. Perché non applicarlo anche al mondo della cosmesi? Allora, i fattori di crescita possono essere di tre tipi: possono essere vegetali, animali o umani. Allora, sicuramente non ci saranno i fattori di crescita umani all'interno dei prodotti, cioè io mi auguro di no, però non si sa mai. Diciamo che il trattamento del quale tutti abbiamo sentito parlare, che sono questi fattori di crescita umani, cosa fanno? Si fanno innanzitutto con degli esperti dentro ai centri medici, dove ci sono dei dermatologi, insomma, persone esperte. Cosa si fa? Si preleva il sangue, questo sangue viene centrifugato, quindi della persona interessata, e praticamente si estrae questo plasma che poi dopo viene iniettato alla persona. Quindi parliamo di un qualcosa di molto sofisticato che sicuramente io non farò, perché almeno per il momento penso di non farlo. Quindi spero che nei prodotti non ci saranno fattori di crescita umani, però ci saranno animali oppure vegetali. Io per il momento preferisco quelli vegetali, poi insomma vedremo. Quindi cosa fanno? Oltre a svegliare le nostre cellule, perché con l'avanzare dell'età lo sappiamo tutti che rallenta tutto quanto, quindi noi abbiamo i fattori di crescita, però questi con gli anni cominciano a calare, quindi di conseguenza le nostre cellule si addormentano, non producono collagene ed elastina, acido ialuronico. Invece i fattori di crescita vanno lì, gli danno una svegliata, dice: oh, svegliatevi perché dobbiamo sostenere insomma la nostra pelle, quindi produrre collagene, elastina, acido ialuronico, insomma danno una forza insomma al nostro mondo cellulare, per aiutarci, per avere meno rughe, di poter avere un tono più sostenuto, di avere una pelle più elasticizzata. Diciamo, intervengono anche su una pelle spenta, quindi anche sulla luminosità. Insomma, è un mondo molto affascinante, che sicuramente è interessante. Quindi a me piace documentarmi. Io non sono un dottore, non sono nessuno, però mi piace studiare e mi piace informarmi di quello che insomma stiamo utilizzando. Quindi di che cosa vi voglio parlare? Che prodotto vi voglio far vedere oggi? Io voglio farvi vedere questo di The Ordinary, vedete? Growing Factor 15% Solution. Allora, come tutti i prodotti
non è che uno si mette un prodotto del genere e dice voilà, in 2 giorni, 5 giorni, una settimana vedo i risultati. No, come per tanti prodotti, perché comunque non parliamo di miracoli, parliamo di prodotti cosmetici, ci vuole tempo e ci vuole costanza. Io vi dico che sto utilizzando questo prodotto da 1 mese e vi dirò che secondo me fa perché vedo la pelle più bella. Poi la mia pelle comunque nel periodo, diciamo, questo fine inverno che non si capisce bene, questi sbalzi di temperatura che magari abbiamo una settimana calda, una settimana fredda, la mia pelle ne risente. E utilizzando lui ho visto un miglioramento nel tempo, non è una cosa immediata, si vede una pelle più, come posso dire, più rimpolpata, più tonica, una pelle più bella, ecco. Un'altra cosa, consigliano di non utilizzare i prodotti con i fattori di crescita insieme alla vitamina C e insieme ad esfolianti, perché potrebbero insomma far reazione, irritare la vostra pelle. Allora, io la mattina non utilizzo la vitamina C dopo di lui, ma uso un altro prodotto che anche lui all'interno ha dei fattori di crescita che io ho utilizzato tantissimo, continuo a utilizzarlo. Vediamo se indovinate prima che ve lo dico. Vabbè, è il GF5 glutatione, è l'antiossidante con all'interno dei fattori di crescita, ok? Quindi utilizzo il GF5 glutatione al posto della vitamina C la mattina, proprio per non andare a creare delle irritazioni. Però vi dirò un'altra cosa, la sera io sono una grande amante del retinolo. Io ho provato a fare la combo, mettere questi e poi dopo mettere anche il retinolo, a me non mi ha dato nessun tipo di fastidio, però ecco, non azzardatevi a fare delle cose strane perché la pelle si potrebbe irritare, ok? Allora vi faccio un'altra domanda. No, prima vi faccio vedere il prodotto. Allora, il prodotto come consistenza sembra acqua. Adesso vi faccio vedere sulla mia mano, vedete? Acqua praticamente. Non ha, oddio, mi va sempre via la luce, ok. Non ha nessun tipo di odore, nessun profumo, assolutamente niente, sembra acqua. Quindi io cosa faccio? Come potete vedere la mia pelle è completamente detersa. Come primo step, prima di utilizzare altri prodotti, altri sieri, applico lui. Quindi mi prendo 3-4 gocce, ma è molto liquido. Adesso vi faccio vedere, prima che mi sfugge, ecco. Quindi vado a tamponare su tutto il mio viso. Allora, io vado anche sul contorno occhi perché ho visto che non mi dà assolutamente nessun tipo di problema. Allora, molti adesso andranno in confusione, diranno, ma insomma, questo prodotto potrebbe sostituire anche i peptidi? Beh, direi di no, sono due cose un po' leggermente diverse. Allora, anche questo al suo interno contiene dei peptidi biomimetici, ok? Allora, di solito, allora, qual è la confusione? Che quando parliamo di peptidi, uno dice peptide e tutti pensano che sia sempre la stessa cosa, invece di peptidi ne abbiamo tantissimi, non sono tutti uguali, sono tutti diversi tra di loro, c'è un mondo dietro. Quindi non pensate quando uno dice peptide che è sempre quello, sono tutti prodotti, cioè sono tutti attivi diversi tra di loro, ok? E anche all'interno qui, come ho detto, ci sono i peptidi e troverete altri prodotti con fattori di crescita che all'interno contengono peptidi, perché diciamo li fanno collaborare insieme per ottenere, diciamo, sempre il miglior risultato possibile, ok? Allora vi faccio un'altra domanda: qual è il prodotto per eccellenza che come questo stimola la produzione di collagene, di elastina, promuove diciamo, il turnover cellulare, insomma tutto quanto? Vi ricordate qual è? Per eccellenza. Parliamo di retinolo. Allora, il retinolo rispetto ai fattori di crescita è un attivo
studiatissimo, ci sono tanti studi, tante ricerche scientifiche che effettivamente dimostrano che il retinolo, insomma, fa tutto quello che deve fare, lavora sulle rughe come lui, lavora sulla stimolazione di produzione di collagene e elastina come lui, sul colorito spento come lui, però ecco, su questo prodotto ci sono molto meno studi, non abbiamo, diciamo, dietro le spalle il mondo scientifico che dice sì, ok, però questo prodotto secondo me vale, e poi vi dirò un'altra cosa. Non è forte come il retinolo, perché parliamo di un altro attivo, però chi magari non tollera il retinolo potrebbe utilizzare lui. Cioè, non tollero, non riesco a tollerare neanche la minima percentuale di retinolo, beh, posso provare lui. O adesso io perché sto utilizzando questo, ma ce ne sono tanti altri che potete assolutamente provare. Allora, va applicato la mattina e la sera per vedere effettivamente l'effetto. Come vi ho detto, non è un prodotto che vedrete risultati in 2 o 3 giorni, una settimana, assolutamente no, però nel tempo sì. Come vi ho detto, io avendo una pelle che comunque reagisce, subisce la temperatura esterna, e poi adesso ultimamente abbiamo avuto questi sbalzi non da poco, io ne ho risentito tantissimo, e vi dirò che con questo ho visto dei miglioramenti, quindi mi piace sicuramente. In più mi piace anche perché posso metterlo anche sul contorno occhi, perché ho visto che non fa assolutamente niente, e quindi l'ho voluto introdurre nella mia skincare routine, e ve lo dovevo far vedere perché diciamo che adesso parlano tutti di questi fattori di crescita, quindi chi ero io per non comprarlo? Perché ecco, diciamo un'altra cosa, che io questo l'ho comprato di tasca mia, quindi non è pubblicità, è quello che sto vivendo io sulla mia pelle, quindi vi posso dire sì, mi piace, oppure no, non mi piace. Cioè, se non mi piace non ve lo faccio neanche vedere, perché voi vi siete mai chiesti se io come mai faccio vedere i prodotti, dico quelli che mi piacciono? Ma perché quelli che ho provato e che non mi piacciono non ve li ho fatti neanche vedere. Quindi questa è una recensione fatta da me, con l'acquisto fatto da me, quindi non ho interesse a dire qualcosa che non sia vero, ok? E quindi niente, vi volevo far vedere questo prodotto perché secondo me è valido, è da provare, e direi che è anche a portata di tutti, almeno questo, perché ci sono anche quelli molto costosi. Diciamo che io ho preferito partire con uno, diciamo, abbordabile, a portata di tutti, perché questo lo trovate anche da Sephora, ma si trova anche da Pinalli, da Notino, insomma, li trovate sui vari siti. Quindi questo è il prodotto che vi ho voluto far vedere oggi. Vi faccio vedere anche la scatoletta per chi volesse cercarlo, così. Eccoli qua. Spero che l'argomento vi sia piaciuto, che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto mettetemi un like, se non è piaciuto mettete un unlike. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!